Buongiorno amici del canale. Ciao. Allora, il video di oggi è un video non importante di più. Sì. Perché è il video dove vi facciamo vedere tutti i riassunti di tutti i riassunti prima, durante e dopo la colorazione di una cucina. Quindi che si deve fare, come si fa e come ci si comporta dopo che è stata colorata. Esatto. Perché quanti poi dicono in giro sui reel cose, sì, ma tanto poi dopo una volta che l'ho colorata dura poco perché quando la lavo si rovina. Con le altre pitture. Con Magic Paint? No. Partiamo da questo presupposto. Ci sono cucine fatte ormai 8, 9, le prime 10 anni fa che sono ancora perfette. Si sono lasciati, però la cucina è perfetta. Sì. Ci tenevo a specificare questa cosa. Dei clienti che hanno fatto la cucina 10 anni fa, tra i primi a credere in me, non sono più insieme, ma la cucina è ancora perfetta perché ho visto le foto da poco. Quindi il Magic Paint è soprattutto, ok? Anche sopra ai divorzi. Ai divorzi. Partiamo. Perché dovete salvarvi questo video e guardarlo tante volte prima di iniziare a colorare porte o cucine o tavoli o cose comunque ad altissima usura? Perché oggi vi faccio vedere come si colora un frigo non ad incasso. Quindi qua abbiamo il frigo funzionante che bisogna assolutamente salvare e tenere perché sono quei frighi che durano tantissimi anni ma che magari bianco non sta più bene con la vostra cucina. Quindi 1, 2, cucine che sono state spostate, smantellate però sane. Questa per esempio è una cucina non in multistrato, questa non è una cucina assemblata, questa è una cucina in legno, quindi deve essere salvata. Magari un po' per il tono, ma noi andiamo a colorarla. Quindi come mi comporto con tutti quei mobili che posso prendere e mettere magari in un ambiente unico dove da una parte c'è la cucina, mentre dall'altra parte ho altre cose. Voglio che comunichino, che parlino, ma non voglio che sembri una cucina. Quindi tutti i mobili che sono da questa parte, dove c'è anche il pianoforte, dopo lo vedrete, andranno fatti in una tinta, in un colore, mentre invece gli altri mobili della cucina che sono di qua verranno fatti con un altro tono. Oggi non usiamo toni scontati, non vi uso il bianco, non vi uso il celeste, utilizzeremo Vin Brûlé e utilizzeremo Nuit Parisienne, quindi creiamo una cucina, diciamo, in questo caso country perché è una casa di campagna con le volte e quindi sarà molto country il risultato, però all'occorrenza può essere anche molto 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 moderna. Occhio che la finitura cambia tutto, protettivo opaco satinato creano un tipo di finitura e un tipo di stile, protettivo lucido crea un altro stile. Qui andremo a rimodernare tutte le antine, quindi lavoreremo più che altro sulle antine e solo sui punti dove si vede il legno. È stato fatto da poco il riammodernamento del paraschizzi, quindi questo è stato appena cambiato, e anche il top, quindi questi due non li cambiamo. Andremo a colorare anche la lavastoviglie, perché anche la lavastoviglie esterna non è ad incasso e vogliamo far sì che parli con la cucina, quindi lei sarà dello stesso colore della cucina, mentre il frigo con tutti gli altri mobili che sono da questo lato avranno Nuit Parisienne, due toni completamente differenti. Quindi ricapitoliamo, vi faccio vedere come si preparano i supporti, come si colora un frigo, una lavastoviglie, come far parlare tutti gli elementi, quindi come si prepara, come si fa e poi soprattutto come si mantiene perfetto nel tempo, cosa si deve fare e che cosa non si deve fare. Per esempio non si prende una padella bollente e la si mette su una cosa appena colorata, cosa è successa in passato. Quindi partiamo Emma con una cosa importantissima, ABA fatto bene perché ABA è l'unica preparazione importante da utilizzare con Magic Paint. Chiaro che se comprate altri prodotti ABA non funziona, ABA va bene solo per Magic. Prima di tutto acqua calda bollente e qua esce molto calda. Una cosa importante, ABA va fatto e rifatto fin quando le superfici non sono completamente deterse. È inutile che fate un secchione di ABA, fatene poco per volta. Io qua per esempio ne ho 5 dita di acqua. Inizio a mettere ammoniaca, più o meno un bicchiere, bicarbonato, 4-5 cucchiai, perché insieme detergono tantissimo. C'è gente che dice ma usa la soda caustica che fa di più. Io ho provato, io provo tutto. Non è che quello che dico lo faccio per fare la santona, non produco io l'ammoniaca, non produco io il bicarbonato. Se vi dico che funziona però questo metodo è perché non mi voglio
obbligare a comprare prodotti che detergono solamente per guadagnare di più, perché non serve, e soprattutto non vi invito a fare altri procedimenti perché questo è ottimale. Ti ricordi quella cucina con quella cappa molto unta? Sì. E abbiamo detto, tanto ABA non funzionerà qua, è troppo unto, facciamo con la soda. Andava meglio ABA. Ok, la soda non ha sgrassato quanto ABA, quindi acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, però smettetela di usare questa procedura se usate altre pitture. Se volete testare altri prodotti, fate quello che dovete fare con quelle linee guida. ABA va solamente bene per Magic Paint, per detergere, questa non ci taglia più, sai che ci mette tutto, per detergere le superfici prima di utilizzare Magic Paint, ok? Perché dico ABA va fatta più volte? Perché se la superficie è tanta, non è solo un mobiletto, l'acqua diventerà torbida, sporca, non sgrassa più, non ha più potere sgrassante, tenso e attivo. Quindi nel momento in cui vedete che l'acqua è zozza, si butta e si rifà. È una cosa fondamentale, ABA si deve sciacquare. Ma sai che ho scoperto che un sacco di gente non sa che deve sciacquare? Però ho scoperto che questa cosa qua lo fanno anche in Europa. Cioè lavano anche i piatti, cose così. E non sciacquano. Non tutti sciacquano. Quindi io inizio a lavare la superficie da cucina montata. Non vi dovete aspettare che ABA faccia schiuma, perché non fa schiuma, ok? Acqua calda, bicarbonato e ammoniaca non vi fanno la schiuma, detergono e bon. Quello che vi può far capire se siete passati o meno è solo ed esclusivamente il fatto che possa esserci una patinina bianca. Perché? Perché nel momento in cui poi asciuga, ovviamente il bicarbonato che è sulla superficie si asciuga e lascia degli aloni un pochettino più chiari. Qua noi ovviamente quando poi smontiamo le antine andremo a smontare anche i pomelli e se sotto dovesse esserci un po' di impurità andiamo a purificare ovviamente con la spugnettina, ok? Quello che succede quando ABA si asciuga, ovvero bianco. Il bianco non è che rovina, è semplicemente il bicarbonato. Opacizza la superficie, la rende bella purificata e aggrappante. Questo è il motivo per cui va sempre sciacquata bene la cucina. Sempre. Tutte le superfici, e ripeto, tutte le superfici vanno purificate con ABA, ok? Quindi, ho schizzato in faccia. Quindi, enfasi a parte, nelle pulizie di primavera, ricordatevi sempre che non ci sono delle superfici che vanno trattate in un modo rispetto a altre che vanno trattate in un altro modo. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre, anche se la superficie è molto liscia, molto lucida, è importantissimo fare sempre questo trattamento ABA. C'è gente che dice in giro, meglio dare una carteggiata e opacizzare la superficie. Bravo te. Se questo frigo fra 5 anni ti stufi e lo vuoi riportare come era prima, prendi il mio sverniciatore biodegradabile, lo svernici e torna di nuovo bianco. Tutti i professionisti del settore che sono ancora fissati con queste linee guida molto arcaiche, vecchie, e si ostinano in tutti i modi a dire che carteggiare è sempre la miglior cosa, non sanno tantissime cose, non sanno che prima di tutto la chimica ha fatto passi da gigante e che ora ci sono prodotti che aggrappano veramente come Magic Paint, senza primer, senza fondi e senza aggrappanti, ma soprattutto è deleterio carteggiare le superfici, è problematico. 1. Questa superficie è lucida, non vi fa salire il tannino, non vi fa salire le macchie del legno, le essenze, non vi fa salire nulla se lasciate la finitura lucida, ok? Quindi che cosa serve? Sì, un prodotto di qualità, un prodotto che non lesini sulle materie prime, quindi aggrappa bene Magic Paint, aggrappa benissimo sul lucido, ma soprattutto possiamo ricolorare qualsiasi tipo di superficie, laminati, plastici, vetro, tutto con Magic Paint, ma non dovete carteggiare, rovinate le superfici senza motivo. Fidatevi di me, comprate qualità, comprate Magic Paint perché è un livello differente, è tutto un altro livello. Adesso facciamo, se no non finiamo più. Quando diciamo che ABA va fatto bene dappertutto, è proprio dappertutto. Questo qua per esempio è il battiscopo in legno massello vecchissimo di 20 anni fa, marca Scavolini. Noi lo laviamo bene perché abbiamo notato che negli anni, guardate, quando mai adesso si trovano dei battiscopa fatti così, con legno massello? Guardate, questo è legno massello pieno,
I battiscopi adesso non sono più così, ve lo posso assicurare, ma se volete che duri tanti anni va pulita bene la superficie, va purificata da qualsiasi tipo di grassezza. Mi raccomando, io vi do la garanzia, ho battiscopa di scale fatti alla perfezione 7-8 anni fa, sono perfetti, 2 mani di colore, 2 mani di protettivo e non si muovono, ma vanno fatti bene i passaggi. Per non fare pasticci, quando si monta una cucina e si smonta una cucina, bisogna numerare le antine. Noi solitamente iniziamo dall'alto, dando a tutte le antine un numero, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Se volete fare questa dello stesso colore, ma noi la faremo nera questa, 6, 7, giusto per sapere dove vanno posizionate quelle antine, ok? È già successo che delle persone non le hanno numerate, tanto hanno detto ma tanto ci arrivo, il problema è che poi hanno fatto la cucina bicolore, per esempio sotto tortora, sopra dark sand, e non si sono ricordate strada facendo che quella poteva essere di un colore differente, quindi Emma cosa farà? 1, 2, 3, 4, 5, vin brûlé, e su questo pezzettino scriviamo VB, vin brûlé. Queste due qua avranno il loro numero e ci sarà scritto NP, noi parisieni. In questo modo siamo sicuri, anche quando andiamo a fare su delle cucine il bicolore, di non sbagliare. Un'altra cosa a cui dovete fare molta attenzione è quando svitate le antine. Se sono perfettamente regolate, quindi se sono dritte, belle in bolla, o che non andrà a toccare le viti di regolazione, perché so che poi a volte le rimettete su, graffiano, le avete messe su velocemente, non avete fatto asciugare bene il protettivo, in quel modo vi sforzate. Occhio, si svita dalla vite portante che sta nella struttura. Questa cucina è fatta in modo differente, ha i cardini incollati all'antina, quindi i cardini non si possono togliere dall'antina, si possono solamente togliere dalla struttura principale e si fa così. Come potete vedere, questo è plastica ed è perfettamente incollata all'antina, che è legno massello. Questa vitina qua di sinistra è la vite di regolazione della parte meccanica. Questa invece è la vite che vi svita proprio il meccanismo dalla struttura. Voi toglietela da questo. Io ho già avvitato sul mio svitatore, avvitatore matita e farò così. 1, la vitina in questione la lascio già qua dentro, così non sbaglio. 2, grazie Emma che me la tieni. Voilà, e vai! Sono viti molto intelligenti queste, perché come potete vedere qua il buco non è solamente stato fatto nella struttura, ma è stato messo questo montante che ci aiuterà tantissimo quando sarà poi da riavvitare, perché vi basterà prendere, andare qua, fare così, tac, e voi avete già la vite perfetta. Come potete vedere qua Emma ha scritto 6, NP, 6, quindi l'antina 6 sopra, NP. Se avete a volte delle antine che potete andare a scambiare perché non hanno le maniglie, le avete chiuse le maniglie, fate sempre questa freccina. Questo è il senso, ovvero questo è il sotto, questo è il sopra, ok? La freccina deve sempre essere all'insù, va bene? Ora diamoci da fare perché bisogna numerarle tutte, svitarle tutte e metterle comode per iniziare a colorare. Ora che tutte le porticine sono state smontate e numerate, cosa molto importante, è scritto anche il colore, ricordatevi questa cosa se usate un bicolore, vado a smontare anche il pomello. Lo metto poi in questa ciotolina dove metto acqua e sapone, le lascio un pochettino a mollo così si sgrassano ulteriormente. Già che ci siamo, andiamo ovviamente a fare un lavoro fatto bene. Io qui ho un pomellino che è veramente facile da togliere perché ha solamente una vitina. Quindi dietro tengo fermo, qua davanti svito bene il pomellino, così. Tolgo via tutto e nel frattempo colgo l'occasione anche per andare a purificare bene la superficie sotto, perché ovvio qua è un pochettino sporchino, quindi mi raccomando, si va sempre a purificare tutto bene, anche la parte sottostante. Questo pomello deve essere ricomposto, mi raccomando, non andate a dividere tutti i pezzi in giro, devono esserci tutti i pezzi ricomposti. Io lo faccio chiudere con la sua vitina, perché quando andrò a rimontarlo lo tiro fuori asciutto, bello pulito e lo vado a rimontare in toto col suo perno originale. Non andate a mischiare i perni, a volte hanno una filettatura differente rispetto alla vite e fate fatica. Lo prendo, lo metto qua, acqua e sapone, così li puliamo ulteriormente. Ogni cucina ha peculiarità diverse. Questa cucina non è così semplice perché, come potete notare, ha tante scanalature. Questa grossa scanalatura, questi intagli, qui. Questo vi fa capire che non è una cucina semplice da fare solo con il rullo pigli e vai, nel senso che un buon rullo come il nostro rullo con pelo
in questo caso lungo, perché oggi usiamo questo, riesce veramente a farvi avere una superficie super colorata immediatamente con pochissimi sforzi, ma più la plantina è modanata, più bisogna fare attenzione a passare prima il pennello e poi il rullo. Io e Emma siamo abbastanza rodate, sì, decisamente rodate, fatto cucine molto più grandi di queste in pochissimo tempo, purtroppo per noi, perché non c'era, soprattutto durante la serie TV, e quindi siamo abituate a essere, diciamo, con le tempistiche giuste. Lei passa davanti col pennello, io vado dietro con il rullo, in questo modo riusciamo ad avere una superficie ben colorata velocemente. Perché vi dico che è fondamentale essere un po' veloci? Perché se voi mi passate dappertutto il pennello, in tutte le scanalature, e dopo un'ora mi fate la rullata, fate un pasticcio, perché per forza, nel punto in cui voi avete passato il pennello prima, avrete sbordato un pochettino in questo punto dove c'è la parte liscia e dove io andrò a lavorare con il rullo, e quindi si vedrà quel piccolo rigolino. Ma allora voi mi direte, perché Eli non la fai tutta col pennello e tagliamo la testa al toro? Perché con il rullo viene un effetto veramente figo. Ok? Perché con il rullo sprechi meno colore. So che gli amanti del pennello dicono non è così, ma ve lo posso assicurare, con i nuovi rulli Magic Paint, con il pelo corto, medio o pelo lungo, risparmiate veramente tanto colore. Usate poi anche la testa, nel senso che se volete risparmiare, che senso ha che mi andate a fare una cucina a soffio quando tutti sanno che per antonomasia i bianchi coprono meno di un colore e il bianco ottico copre meno? Volete fare per forza una cucina a soffio, va bene, ma sotto datemi una mano magari di un bianco più coprente, datemi una mano di clear sand sotto e poi sopra mi date una mano di soffio. In questo modo usate meno vernice rispetto a quello che dovreste usare usando solo soffio. Ma è ovvio, essendo un bianco ottico, ha meno percentuale di pigmentazione, copre molto meno. Invece noi che siamo furbi, oggi cosa utilizziamo? Il vin brûlé, che è un colore che ha una percentuale di grigio importante, perché opacizza la percentuale di pigmento rosso e tende a coprire veramente tanto. E anche il Nuit Parisien non è un nero moderno e freddo, è un nero molto caldo che all'interno ha pigmenti decisamente molto coprenti. Se tu decidi di fare una cucina con il vin brûlé, spendi un terzo in meno rispetto a fare una cucina chiara. Mettetevelo in testa, vin brûlé, Royal Green, Sunset Blue, piuttosto che Rocher, Dark Sand. Più utilizzate i colori, meno spendete. Quindi mettete anche la mano al portafoglio. Volete fare un buon lavoro che vi duri tanti anni, ma non volete spendere tantissimo? Usate la testa, usate i colori. Il primo trucco in casa Magic Paint per avere una base super aggrappante è girare bene il prodotto, quindi il protettivo, il colore, il tempo di una canzone. Io ho ampiamente cantato Portati via di Mina, quindi sono a posto, e adesso che ho una mousse cremosa di colore completamente omogeneo sono a posto. Un'altra cosa, i rossi, i blu, i verdoni a volte sono molto più densi, vedete che è una crema pasticcera, a volte invece trovate dei colori molto più fluidi, è sempre la percentuale di pigmento, di mix di pigmenti che hanno all'interno, che hanno creato questa tonalità. Quindi è fondamentale fissarsi sul fatto che la qualità di un colore come questo lo vedete anche dalla densità. Il colore denso è un colore costruito che ha molti pigmenti differenti ed è molto coprente. Ora lo mettiamo direttamente qua, facciamo così almeno facciamo vedere che siamo belle pulite e non pacciocchiamo in giro. Questo lo sciacquiamo subito così non facciamo danni, e io so già che probabilmente un barattolino lo userò tutto, ma non lo metto tutto perché? Perché Emma lavorerà con il pennello e si prende il colore direttamente dal barattolo, mentre io coloro con il rullo e prendo il colore direttamente da qui. È importante fare una cosa. No! Prima di utilizzare il rullo, cosa facciamo, Emma? Lo scocciamo. Benissimo. Come si scoccia? Così si prende il nastro carta, mi tieni il manico, grazie. Lo si arrotola su tutto il rullino, che sia nuovo, che sia già stato usato. Ok, i nostri rullini in microfibra sono eccezionali, schiacciate bene questo, ma l'importante è che prima di utilizzarlo mi fate questo lavoro qua. In questo modo ho pettinato il gatto e quindi ho un gatto super voluminoso, ma soprattutto, scherzi a parte, ho eliminato alcuni pellettini che potevano fermarsi qui e si potevano staccare nella tonalità, nel colore. In questo modo non vado poi a vedere dei pellettini bianchi o chiari quando stendo anche colori molto scuri. Questo passaggio è molto importante. Questo è il metodo che noi utilizziamo. Se potete copiarlo ci fate un favore, così almeno siamo tutti allineati. Guardate, pennello a punta 2, pennello importantissimo. Vado bene in profondità, schiacciando dentro la mia antina.
Non devo fare accumuli, mi raccomando, non è che devo coprire subito tutto quanto, anche se il vin brûlé è un colore pazzesco che copre tantissimo. E ovviamente devo fare attenzione ad andare anche dove c'è la righina. Questa righina qua sopra la devo già direttamente coprire. E dopodiché, mentre sono qua con il pennello in mano, faccio già subito questo pezzettino qua, questo pezzettino qua, questo pezzettino qua, questo pezzettino qua, e se sono così bravo faccio anche questo pezzettino ai bordini, così almeno tutte le parti rientranti, tutte le insenature, via, sono state coperte, siamo a posto. In questo modo mi sono tolta la grana, capito ragazzi? Alla seconda mano non avrete più bisogno di andare così tanto in profondità in tutti i punti, perché in certi punti rientranti basta la prima mano. Vedete? Questa scanalatura è stata tutta tinta e siamo a posto. Carico il rullo, fate veramente attenzione a questo passaggio, ok? Prima di tutto il rullo più al pelo lungo, più ovviamente immagazzina colore, ma ovviamente è anche intelligente questo rullo perché più immagazzina colore, più lo stende bene in modo autolivellante e meno passate noi faremo. Quindi lo scarico, ma comunque è un rullo pesante perché è pieno di colore. E ora direttamente sull'antina, così. Non dovete pensare che vi lasci il passaggio, nel senso la bucciatura, perché avendone messo un pelino di più si andrà a autolivellare. Ma cos'è che noi facciamo spesso anche per aiutare il rullo a autolivellare? In seconda mano mettiamo dentro al colore un goccino di protettivo. Io faccio già i bordi, tolgo anche eventuali eccessi perché questo rullo va anche usato così, in diagonale. E ora vado di qua. L'ultimo punto. Ho fatto un'antina in 2 minuti, può essere. Ora tutto sta a quanto tempo ci mette a essiccare in profondità. Quindi se avete la fortuna che abbiamo noi oggi di avere vicino una stufa a legna, una bella stufona a legna che rende l'aria secchissima, siete a posto perché questa asciugherà in meno tempo. Ma comunque noi abbiamo un phon già lì messo e piazzato per i punti più lontani della stufa in modo che ci aiutino a velocizzare, perché non possiamo metterci una settimana a fare sta cucina, abbiamo troppo da fare. Quindi, prima antina fatta, ora noi cosa faremo? Velocemente, Emma va avanti col pennello, io le corro dietro con il rullo, vediamo chi vince. Sono passate circa 3 ore e abbiamo lasciato asciugare tutte le nostre antine in modo molto delicato. Ho coperto la vaschetta con il vin brûlé perché ce l'ho ancora praticamente piena. Ecco, abbiamo fatto 2, 4, 6, 7, 8, 9 ante, abbiamo ancora mezzo barattolo. Quindi una cucina di questa grandezza la fate con un barattolo solo di vin brûlé. Quindi quando mi dite, ma chissà quanto spendo per salvare quella vecchia cucina, decisamente poco, ma non me la fate bianco ottico, così spendete ancora meno. La seconda mano, come vi ho detto prima, la facciamo aggiungendo al colore un goccino di protettivo. Aiuterà a essere ancora più autolivellante, si vedranno ancora meno le passate del rullo e del pennello e soprattutto si vedrà ancora di più questa bella venatura che c'è sotto. Aiuterà anche ad avere una superficie ancora più dura, resistente, che negli anni sarà proprio antigraffio. Ne metto un pochino, diciamo su mezzo barattolo che mi è rimasto, 2-3 cucchiai di protettivo, così. Giro bene in modo che sia completamente miscelato, mi posso aiutare già anche con il rullo che fa un lavoro eccezionale di miscelazione e dopodiché partiamo con la seconda mano su tutte le antine, seconda e ultima mano di colore. Come prima Emma va avanti con il pennello e poi io vado dietro con il rullo. Mi raccomando, non fate quello che facciamo noi se avete un ambiente freddo. Se siete a novembre, se siete a gennaio e state lavorando in una casa in ristrutturazione dove non avete riscaldamento, questi tempi non funzionano. Ma soprattutto, se l'ambiente è umido, non va bene. La cucina, le porte vanno fatte quando l'aria è calda e secca. Quando si fanno le piastrelle dei bagni, non si può pensare che con una stufettina sia tutto quanto fatto e semplice. Non funziona così, deve essere secco e caldo in profondità. Quindi mi raccomando, il riscaldamento è importante. Come vedete il colore ora è differente, scivola sulla superficie
in modo molto bello, vellutato, omogeneo e sarà subito autolivellante. Quindi non vi dovete preoccupare, non dovete pensare che il rullo lascia i segni. Lascia i segni solo se non fate attenzione e schiacciate, perché io vi vedo che siete lì che schiacciate questo rullo e dite va, schiaccio così tiro fuori tutto il colore che c'è e risparmio. Ecco, ebbene, no, funziona esattamente il contrario. Se schiacciate mi create un sacco di segni che poi vi faranno venire il nervoso, ma soprattutto sarà indispensabile fare un'altra mano, perché schiacciando andiamo ovviamente a togliere colore. Prima mano anche sulla lavastoviglie e come vedete aggrappa alla perfezione. Ovviamente abbiamo fatto bene aba anche qui, ho passato il bordino con il pennellino e ora ci vado su con il mio rullo. Guardate che spettacolo, prima mano già coprenza totale. Abbiamo ovviamente mascherato la parte frontale, che è questa, con tutti i comandi e con la visiera frontale dove ci sono tutte le cose elettroniche, perché non vogliamo non vederle più, anzi, però tutto il resto poi diventerà uguale alla cucina color vin brûlée. Siamo già pronti per il protettivo e siamo stati molto veloci. Sì. Ripeto, se avete la fortuna di avere come noi una fonte di calore così estrema come la stufa legna, la stufa pellet o comunque dei termosifoni belli caldi, ci mettete veramente poco tempo, perché la secchezza dell'aria è talmente elevata che vi porta a seccare la pittura. Quando si capisce se la pittura è pronta per ricevere il protettivo? È una delle domande che ci fanno di più. Sì. Ma come faccio a essere sicura che è il momento? Allora, prima di tutto dovete valutare due cose. La casa è riscaldata, bene, siamo a buon punto. La casa è riscaldata con una roba del genere, sicuramente farete molto prima. La casa non è riscaldata, non va bene. Perché? Perché se lavoriamo d'estate, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, fa caldo, siamo in un posto caldo, siete in Sicilia, siete in Sardegna, non siete dove abitiamo noi che è più umido, diciamo che siamo tranquilli anche se non c'è riscaldamento, ma valutate bene quando iniziare un lavoro del genere. Ma come faccio a rendermi conto che la superficie è perfetta? Metti la mano. Se quando tu metti la mano senti una superficie normalmente fredda ma non bagnata, non umida, ma senti la superficie bella secca, non senti che sale l'umido, il bagnato della pittura che sta ancora asciugando, sei a posto. Quindi anche se la superficie è plastica, tu metti la mano e devi sentire comunque una superficie asciutta, non umida. Questa è la soluzione. Ora iniziamo con la protezione e su una cucina io consiglio sempre 2 mani. Chi ne dà 3? Esagerato. Allora ragazzi, dovete pensare una cosa. Qua diamo 2 mani di colore, 2 mani di protettivo. Boh, sono 4 mani. Ma come facciamo a dare 3 mani? Io ho sentito le persone che dicevano meglio 4, abbondare sempre meglio. No! Quindi la motivazione per cui non vanno date troppe mani di protettivo è perché create una superficie troppo elastica, troppo gommosa e invece di essere antigraffio è il contrario, si va ad usurare ancora di più. Cosa che succede peraltro quando mi fate i top, date 4 mani di protettivo così perché pensate che protegga di più e poi dopo che succede? Ci cade l'acqua bollente e il top si macchia con le macchie bianche. Poi casualmente prendi un phon o si asciuga, evapora l'acqua e torna del colore di prima. Perché capita? Perché la superficie di protettivo è talmente spessa che ingloba l'umidità di quella macchia data semplicemente magari dall'acqua bollente e sembra che si sia macchiato. Poi quando evapora se ne va. Questo perché date troppe mani di protettivo. Magic Paint dice che una mano di protettivo protegge. Siamo su una cucina? Vogliamo darne 2 perché gli sportelli della cucina sono altissimissima usura? Ok, il terzo no. Altrimenti non scegliete Magic Paint. Perché ho avuto anche delle persone che hanno comprato dei protettivi per il pavimento dati sulla cucina. Peccato che poi si è ingiallita. Quindi valutate voi, fate quello che volete, ma dovete fidarvi delle linee guida che io vi do, altrimenti il gioco non è più bello, non ci divertiamo più. Quindi noi qua, su tutte le ante, daremo 2 mani di protettivo, ok? E le daremo, come vi faccio vedere adesso. Sulle cucine Elisa è adatto il protettivo opaco, satinato, lucido, tutti i protettivi Magic Paint che ci sono in questo momento sono adatti alla protezione di una cucina. Che cosa non si mette sulle cucine, Emma? La cera. Quindi non si proteggono le cucine con la cera. Volete anticare con la cera una cucina? Non si fa. Si fa un lavaggio di colore e poi si protegge col protettivo. Come si fa, Elisa, il lavaggio di colore? Vatti a vedere un tutorial dove c'è il lavaggio di colore. Esatto. Perché è una bella pratica, ma bisogna spiegarvela bene con calma. Quindi andate a vedere un video giusto. Ho girato bene bene, nel frattempo ho parlato, non per altro, ma perché dovevo girare bene bene per farvi vedere che più tu giri e misceli i componenti anche del protettivo e più performante sarà. Aggiungiamo acqua.
da un minimo del 5% a un massimo del 20%. Io vi dico sempre di non farvi prendere dall'ansia e dall'affanno, perché il protettivo deve essere semplicemente leggermente più fluido, per questo si va a diluire, in modo che non sia steso troppo spesso ed eviti gocce o colature. Io ne metto più o meno un cucchiaio, anzi forse ne ho messi 2, e ho ottenuto la fluidità che mi serve, questa. Adesso giro ancora un pochettino. Ho diluito tutto il barattolo perché tanto proteggerò tutte le antine rosse, ma poi proteggeremo anche quelle nere. Lo colo tutto nella vaschetta, ne lascio solo un goccettino per Emma qui, nel barattolo, e partiamo con la protezione. Protettivo nella vaschetta. Metto un bel po', ne lascio un po' qui per Emma, che userà il pennello. Ci siamo tenuti qua anche un pennellino piccolino perché a volte negli angolini siamo più precise. Come prima, rullo a pelo lungo. Oggi vogliamo tutto con pelo lungo. E con il nastro carta che faccia diventare il nostro pelo molto arricciato. Ok? Questa tecnica la usano tutti, anche i decoratori, semplicemente hanno rulli più grandi. Noi invece siamo, diciamo, più veloci, solitamente noi donne intendo, con un rullo del genere, perché con questo ne facciamo una parete in 5 minuti. Sì. Vero o no? Vero. Carico bene il mio rullo, Emma va avanti con il pennello, mi fa come prima le insenature, io vengo dietro con il rullo. Il bonus di avere un rullo in microfibra con un pelo del genere che fa molta meno schiuma rispetto ai rulli che usavamo una volta vecchi con la spugna. Ci sono delle persone che però preferiscono quelli in spugna e continuano ad acquistare quello, va benissimo. C'è un'enorme differenza in stesura, non lascia la bucciatura, rilascia più prodotto, fai una mano in meno, ma soprattutto vi fa molta meno schiuma. Il rullo in microfibra, che sia pelo corto, pelo medio, pelo lungo, non rilascia le sbavature che rilascia il rullo in spugna e non vi rilascia neanche la schiumettina che purtroppo la spugna fa. Quindi provatelo perché vi cambia la vita e soprattutto non lascia segni. Ora velocemente proteggiamo tutta la cucina perché entro stasera la voglio aver finita. Anche qua non state a schiacciare troppo, ma ricordatevi che questo tipo di setola del rullo permette proprio di autolivellare al prodotto che stiamo stendendo, quindi il protettivo sarà in automatico autolivellato sulla superficie. Vi posso assicurare che il protettivo qua proprio non si vedrà, sarà un cappotto satinato che protegge la pittura senza lasciare nessun tipo di sbavatura, non si vedrà la rullata, avete la mia parola. Prima anta fatta. Emma, cosa ne dici? Noi per velocizzare utilizzeremo anche il phon? Un pochino sì. Allora, noi adesso ci mettiamo sotto perché vogliamo finire immediatamente tutte le antine con la prima passata. Entro stasera io vorrei proprio finire almeno la cucina rossa, certo, perché poi c'è tutta la parte nera. Protettivo sulla lavastoviglie, ma lo do in modo differente rispetto alle ante? No, rulla e via. Ho deciso di fare anche il piano del tavolo, per quale motivo? Perché questo pezzettino qui e un altro pezzettino di legno laterale, che non è poi il legno, è impiallacciato, del piano superiore si sono scollati e non mi piace. Però la gamba la voglio lasciare color legno, perché in questa stanza ho deciso di mantenere comunque dei pezzi a legno vivo. Le porte sono in legno, la finestra è in legno, quindi ho deciso di mantenere poi questo piano qui in legno, perché comunque è molto piacevole, e quindi farò un parisi, ma questo lo lascio legno, e abbiamo deciso di lasciare le parti laterali sempre a legno, quindi tutte le parti che sono intorno, la struttura è legno. Mi piace questo connubio per lasciare comunque calore in questa stanza. Il piano lo facciamo Bean Brûlée, ma vi farò vedere in seconda mano una texture molto particolare, fatta solamente con il colore e il venalegno. La prima mano però bisogna darla ovviamente pura e la do sempre a rullo. Qui faccio una mano dappertutto, sia sulla parte centrale che qui. Queste qua sono le prolunghe. Quando la parte centrale e queste qua sono asciutte, poi andrò a sollevare delicatamente per poi colorare anche i bordi. Ma la prima mano la voglio fare totale dappertutto con il rullo liscio. Il trucco per non fare segni è partire dal centro e andare a stendere poi il colore su e giù. Questo tono aiuterà a rendere questo tavolo veramente perfetto, perché si sposa alla perfezione con la cucina. Liscio prima che mi si asciughi troppo e continuo. Vi ricordo solo una cosa, per fare tutta la superficie che ho fatto oggi, tutta, ho usato un solo barattolo. Sono ancora al primo barattolo di Bean Brûlée. Non è un trucco da
Da ripresa, ve lo assicuro, non ho aperto neanche un altro barattolo. È imbarazzante quanto copre questo colore, quindi mi raccomando, non comprate tutti i vin brûlé, altrimenti la Magic Paint fallisce. Mi raccomando, se dovete fare una porta o più porte, utilizzate questa tecnica, soprattutto se le avete molto lisce. La smontate, la mettete su 2 cavalletti e lavorate come sto lavorando io in questo modo. Vi assicuro che non avrete assolutamente difetti. Per non rendere troppo piatto il piano del tavolo, passiamo il venalegno, oggetto che viene parecchio demonizzato. Non so perché. Forse perché non si sa usarlo bene, allora si pensa che sia una cosa finta, ma il legno, per essere vero, deve essere imitato da ciò che è realmente in natura. Noi non vediamo mai in natura tante vene piccoline una vicino all'altra, no? A volte vediamo 2 occhi vicini, sì, per la carità, però per fare un buon venalegno bisogna copiare il più possibile un legno reale. Piuttosto ci stampiamo oppure guardiamo un monitor, un video col telefonino, una foto di un vero legno. Così riusciamo a usare l'attrezzo del venalegno nello stesso modo, imitando le vere vene del legno. Io ora utilizzerò questa tecnica partendo anche dall'inizio e finendo alla fine con le 2 prolunghe, ok? Perché abbiamo deciso di colorare anche queste. Come prima utilizzo il rullo, dentro cui ho messo un goccino di protettivo, perché almeno mi scivola molto di più. Una cosa molto importante è abbondare, perché per avere la scanalatura del venalegno, quindi la forma del legno su questa superficie, bisogna mettere un po' più di pittura. Io sto abbastanza larga, come vedete ne sto mettendo abbastanza e mi tengo più o meno 30 cm di larghezza. In questo modo su questa 30 cm posso anche andare poi a riposizionare. Mi raccomando, l'importante è non lesinare. Qua bisogna metterne un po' di più, perché appunto bisogna dar modo al venalegno di fare il suo lavoro. Dopodiché, tampone del venalegno con l'occhiettino all'ingiù. Io parto così. Quando abbasso crea una vena. E voilà. Ho fatto questo movimento una volta qui, dove c'è questo occhio, e una volta qui, dove c'è questo occhio. Non ho fatto così. L'importante è che voi capiate che questa è una tecnica molto discreta, molto delicata per fare intravedere una vena del legno, quindi non è una tecnica che urla, no? È una cosa molto discreta, però secondo me è bellissima. Ora guardate perché continuo. Metto di nuovo abbondante colore e ricordatevi, il trucchettino oggi è che io dentro al colore ho messo un po' di protettivo, così scivola bene il tampone, perché il tampone, essendo in silicone, si rischia che poi faccia attrito sulla superficie colorata. Siccome noi vogliamo evitare che faccia attrito, dobbiamo fare attenzione, quindi farlo scivolare bene in questo modo. Riparto, vengo qui, mi accavallo leggermente alla vecchia vena e continuo. Ora proteggiamo il tavolo e vi do 2 opzioni. La prima opzione, sempre rulla a pelo lungo, la seconda con la spugna e ve la faccio vedere tra poco. Qui ho già messo il mio protettivo sempre satinato, leggermente diluito, e con il rullo sempre a pelo lungo proteggo tutto il tavolo. Occhio che anche qua non bisogna tirare troppo, bisogna lasciare che autolivelli. Così. Dopo aver passato il protettivo vi assicuro che vedrete ancora di più queste venature bellissime fatte con il venalegno. Sui tavoli vale la stessa cosa della cucina, quindi 2 mani di protettivo, evitiamo la terza per favore, se possibile. Come vedete sono velocissima e sono ovviamente partita dal centro come ho fatto per il colore. Ora prendo il liscio in modo che non ci siano nessun tipo di segno. E guardate che bello, si vede questa venatura del venalegno fatta a tampone molto discreta ed è molto elegante. Abbiamo una superficie molto molto bella, però servono 2 mani di protezione perché sia veramente antigraffio, avendo appunto diluito il protettivo un po' di più. Il protettivo in seconda mano ve lo faccio vedere invece con la spugna. Spugna, come mai? Perché sono stufa che tutti mi diciate sempre che il protettivo lascia segni. Il protettivo non lascia segni, il protettivo va a evidenziare, nel caso sia lucido o satinato, opaco no perché opacizzando non mette niente in risalto, le mani sottostanti. Perché ve lo dico adesso? Perché non c'è esempio più lampante di questo.
io ho fatto un venalegno semplicemente con il tampone, ho passato il protettivo semplicemente a rullo e come potete vedere si vede moltissimo la venatura fatta semplicemente con il colore. Quindi qua non c'è un vero e proprio scalino, non c'è la pasta materica. E quindi vi devo far capire questa cosa. Se voi stendete il colore in modo raffazzonato, in modo disomogeneo, su un tavolo, mi fate delle pennellate fatte così, dove ci sono più distacchi tra una sezione e l'altra, e non fate come ho appena fatto io, ovvero partire dal centro, allargare e lisciare, in modo che non ci siano poi segni, ecco, se fate una stesura sommaria, il protettivo, se è lucido o satinato, mette tutto in evidenza. Quindi, per le persone veramente precise, per le persone veramente che odiano, detestano qualsiasi tipo di disegno, ho creato queste 2 spugne col tampone che sono veramente la fine del mondo. Ma se volete una superficie perfetta, dovete sempre ricordarvi di stendere il colore in modo perfetto. E se non volete vedere le pennellate, non mi stendete il colore a pennello. È facile. Se non voglio le pennellate, la stendo a rullo. Usatemi il rullo a pelo medio. Prendete la spugna liscia superfici dopo che avete steso le 2 mani di colore a rullo pelo medio, con la spugna liscia superfici andiamo leggermente a lisciare senza schiacciare, non tra una mano e l'altra, mi raccomando, non fate questa cosa, è sbagliato pensare che se tra una mano e l'altra passo la liscia superfici viene meglio, andate solamente a togliere via strati e buttate solo via soldi. La liscia superfici va passata nell'ultima mano, soprattutto quando si usa il rullo in microfibra a pelo medio, corto, lungo. Ok? Nel momento in cui avete lisciato la superficie, avete preso un panno in microfibra, avete tolto via tutta la polvere che si può creare lisciando, è arrivato il momento di utilizzare le nostre spugne per proteggere ancora meglio. Come si fa? Si fa mettendo la spugnettina sotto l'acqua, la si strizza bene, la si asciuga in un asciugamano in un po' di carta e dopodiché la si mette sotto il tampone. In questo modo, non spiumacciando la spugna con le mani ma utilizzando semplicemente il tampone, si è molto più leggeri e non si fa la schiuma col protettivo. Perché ho 2 spessori? Spessore più sottile se ho piccole cose da proteggere, sedie, tavolini, cose piccole. Spessore un pochettino più elevato se ho grandi superfici. Spessore più elevato ingloba più prodotto e quindi lo rilascia più lentamente e posso proteggere una zona più ampia senza ricaricare in continuazione. Quindi si fa così: spugna sotto l'acqua, la inzuppo, la strizzo molto 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 bene. Perché si fa questo passaggio? Si fa perché in questo modo la spugna, essendo umida, va a assorbire meglio il prodotto e fa meno schiuma, quindi assorbe ancora meglio il protettivo. Dopodiché, dalla parte vicino al blu c'è il feltro, lo prendo e l'attacco qua sotto, così. Dopodiché vado semplicemente a far assorbire il protettivo dalla vaschetta. Lo lasciamo un attimino in modo che assorba. Chiaramente il protettivo deve sempre essere diluito, non si può ovviamente fare col protettivo puro perché altrimenti sarebbe veramente troppo e non assorbirebbe bene. Scolo delicatamente se ho degli eccessi in questo modo sulla vaschetta e dopodiché inizio e stendo. Quando vedete che c'è meno prodotto potete anche schiacciare col tampone e in questo modo non avrete nessun tipo di problema perché uscirà più prodotto ma non farà schiuma, ma soprattutto non farete segni perché la spugna non lascia segni. Carico, scarico delicatamente l'eccesso e parto. Anche a mio tavolo è finito. Belle fresche per finire questa cucina oggi. Sì. Un giorno, 2 giorni? 2 giorni. Siamo brave, Voi non ci metterete 2 giorni, ma non per altro, ma perché non avete Emma. E diciamo, quando si fa la prima cucina ci vuole sicuramente più tempo. Sì, certo. Noi ne abbiamo fatte veramente tante in questi anni e quindi siamo abbastanza rodate. Però mi raccomando, quando iniziate con un lavoro così importante, prendetevi il giusto tempo, quindi magari andate a mangiare da qualche amico o chiedete a familiari vari di ospitarvi per qualche cena, perché è meglio non usare la cucina nel frattempo. Mettiamo noi prese nella vaschetta, prima a mano noi parisienne puro, anche se sono a rullo, sì. Emma va avanti come ieri facendomi tutti gli incavi e io vengo dietro con il rullo. Oggi ho preso il pelo corto
perché lo proviamo. Quindi vedete che è molto più corto il peletto in microfibra. Ava è già stato fatto ieri e anche qui con 2 mani, ops scusa, Niente. arriviamo in coprenza totale. Mi raccomando, cercate di essere precisi nella stesura perché non si vedrà, nel senso che autolivella, però un minimo di precisione è sempre fondamentale. Sul frigo, che farò nero, mi comporto come tutti gli altri materiali, non c'è nessun tipo di differenza. Abbiamo già fatto Ava bene, più di una volta, abbiamo già sciacquato bene, più di una volta, con un bel panno strizzato, purificato e con acqua caldissima. E ora, col mio rullo in microfibra, con il pelo corto oggi, passo su tutto il frigo. Chiaramente Emma verrà vicino a me e dove io non arrivo con il rullo, lei passerà col pennello. Importante il fatto che dopo che lei è passata col pennello io ripassi con il rullo, perché non ci deve essere differenza tra pennellata e rullata. Ma quello che voglio farvi vedere è la coprenza. Questo è l'aggrappaggio che ha su un frigo. Ma il fatto è che voi non dovete avere paura che poi si graffi, perché nel momento in cui la pittura ha essiccato, ha coperto bene con le sue 2 mani totalizzanti e protetta al 100% con 2 mani di protettivo, diventa talmente resistente, ben salda alla superficie e antigraffio che non si stacca. Il problema quindi è che chi negli anni ha fatto questo tipo di lavori e l'ha fatto con dei prodotti approssimativi che ha trovato in alcuni brico o prodotti non di qualità estrema come Magic Paint, probabilmente è rimasto deluso perché ha visto delle superfici che o si sono scollate dalla pittura oppure graffiate. Ecco, la qualità su una superficie come questa fa veramente la differenza, perché pitture che aggrappano bene come Magic Paint su una superficie come questa resistono tanti anni inviolate, è difficile trovarne, quindi mi raccomando non rifatelo con un qualsiasi prodotto. Emma, io adesso ti lascio andare avanti con il pennello, così si prepari tutta la superficie. Quando tu hai finito io poi ripasso delicatamente con il rullo. Guardate cosa capita quando andate a passare il rullo dopo che l'avete appena passato, guardate cosa capita, che alleggerite il colore e quindi che lo togliete. Quindi mi raccomando, non fatelo, perché altrimenti invece di mettere, togliete e poi si secca male, ok? Adesso faccio passare avanti Emma. E voilà! Mettiamo i pomelli. Mettiamo i pomelli! Perfette, registrate perfette, quindi ho fatto un buon lavoro. Continuiamo. Abbiamo finito tutto? Abbiamo finito tutto. Abbiamo rimontato tutto? Rimontato tutto. Siamo state veloci? In tempi record. Tempi record perché c'è stato un aiuto importante. Certo, mio, di Clarissa, del phon, della stufa. Soprattutto i puntini su lei. Quindi ve lo ripeto, ve lo ricordo, se dovete fare una cucina non la fate in un giorno e mezzo, prendete qualche giorno di ferie o piuttosto se siete in ferie comprate il materiale un pelino più abbondante piuttosto che rimanere senza, con accordo piuttosto al rivenditore, quel barattolo non lo aprite, lo potete sempre riportare, vi farà un buono, vi ridarà i soldini o cambiate colore, ok? Non si sta mai con il materiale contato. Giusto. Prima cosa. Seconda cosa, quando si parte a fare una cucina bisogna avere tutti i materiali. Si prende il rullo giusto, si prende il pennellino, il pennello a punta per andare nelle insenature, la vaschettina, dovete partire con tutto il materiale, ok? Non che uno dice ma tanto a casa forse ce l'ho, poi avete il rullo sbagliato, assorbe troppa pittura. Per esempio, facciamo un esempio, io qua stamattina ho utilizzato un rullo differente sulla parte del frigo e sulla parte del mobile, ho voluto testare al 100% sullo stesso tipo di temperatura il rullo a pelo corto. Per me oggi era sbagliato, infatti l'ho usato per una mano, per la seconda non l'ho più usato, ho messo un rullo a pelo lungo, lo stesso che ho usato ieri sul vin brûlé. Quindi per me le cucine vanno fatte tutte quante col pelo medio o lungo, perché rilascia più vernice più lentamente, secca meno, autolivella, lascia meno segni, fate meno fatica e usate meno vernice. Non pensate che ve ne fa usare di più, ve ne fa usare di meno. Un dato scandaloso, un barattolo di vin brûlé. Ed è un dato scandaloso perché per fare tutto quello che abbiamo fatto un solo barattolo di vin brûlé. Non è che è la stessa tiratura per tutti i colori, il vin brûlé è molto molto coprente. Gli altri colori molto coprenti? Royal Green, Sunset Blue, Mizzica, Pepper Blue, Pepper Blue molto, sì. più del Louis Parisien. Quindi ricordatevi sempre che risparmiate molto anche se usate la testa e utilizzate colori che ovviamente sono molto coprenti. Poi non è che vi abbiamo dato solamente alternativa di verdi, di blu, di rossi. Ce ne sono anche altri. Rocher, dark sand, sui chiari, ci sono molti colori coprenti. Chiaro è che se una persona vuole fare una cucina soffio si deve mettere in testa che di barattoli ne usa per una cucina così 3.
fine. Perché non è che Magic Paint fa colori non coprenti, ma che i pigmenti sono così, il colore è quello e quindi coprono di meno. Barattoli di protettivo utilizzato? 2, 3. Forse ne abbiamo aperto un altro così. Perché ho rifatto più mani? Sì. Una mano in più lì, una mano in più là, una mano in più là. C'erano altri mobili. Esatto. Dopo li vedrete tutti quanti i mobili che abbiamo fatto in questo ambiente per accomunare un po' i toni, però 2 barattoli e mezzo di, no, 2 barattoli un po' di protettivo. Di Nuit Parisienne un barattolo È e un un pezzettino. pezzettino. Il Nuit Parisienne qui ha coperto leggermente meno del Vin Brûlé, ma secondo me è tutta colpa del rullo a pelo corto. Non lo voglio demonizzare, ma in questo ambiente così caldo il rullo a pelo corto faceva rendere meno la pittura, il rullo a pelo lungo meglio, perché la secchezza dell'aria appunto va a inficiare. Quindi la risposta che vi posso dare è: partite con una cucina? Ecco, prima di tutto non si parte con la cucina, si parte con un piccolo tavolino, un piccolo mobilino, ma dovete già testare tutto quello che farete sulla cucina su quel tavolino. Cosa vuol dire? Comprate il rullo, comprate la vaschetta, comprate il pennellino, vi comportate come se voi in quel momento stesse facendo una cucina. Non avete modo di fare un tavolino perché non ce l'avete un mobile piccolo, si fa la cucina dentro. Cosa vuol dire? Non fate subito tutta la cucina, ma mi prendete un'antina, la smontate, la lavorate in orizzontale e fate l'antina dentro. Non si parte smontando tutta la cucina. Questo è quello che vi posso consigliare. Nel momento in cui avete dato 2 mani di colore, 2 mani di protettivo e l'antina è perfetta, voi siete pronti per comprare tutto il materiale e fare tutto il lavoro. Quindi il mio consiglio è prendere il 125 del colore che vi piace e testarlo sulla vostra cucina. Prendere il pennello, il rullo, la vaschetta e iniziare a capire bene che le tempistiche variano in base alla stagione, alla temperatura e in base a com'è il riscaldamento in casa vostra. Finito il mappazzone, bisogna dire come fare la manutenzione di questi mobili. Tutti i mobili in questa stanza sono stati protetti a protettivo, vuol dire che possono comunque essere lavati, ma mica tutti i giorni faremo la saponata, voglio dire, mica siamo in un ristorante professionale, ok. Quindi le cose che non devono assolutamente entrare a contatto con la vernice, con Magic Paint, con le vernici in generale, addirittura con le resine non va bene perché anche le resine si sciolgono, sono le cose alcoliche e le cose acide. Ok? Quindi tutto ciò che è acido corrode, tutto ciò che è alcolico svernicia. I profumi, per esempio, i bastoncini, sono alcolici, ok? Perché dentro il profumo va a evaporare e quindi dentro ha dell'alcol. Quindi quando voi prendete quel bel barattolino e fate così con i bastoncini per profumare tutto l'ambiente, non me lo dovete fare sul mobilino perché altrimenti le chiazze di profumo vanno a macchiare e a sverniciare il mobile. Sempre un piattino sotto, ok? E i bastoncini si girano sopra il lavandino. Questo è l'ABC perché succede quasi tutti i giorni che dei clienti ci scrivono per questo motivo. Dopodiché, cose troppo acide, detersivi troppo acidi, ragazzi non prendiamo la soda caustica, non prendiamo queste cose qua perché è ovvio che vanno a sverniciare una cucina. Come si va a mantenere una cucina pulita e purificata negli anni? Bacinellina di acqua tiepida. Se avete piacere di utilizzare un detersivo spray, 2 spray, 1, 2, 3 dentro l'acqua. Non sulla superficie, ma non solo perché è verniciata. Se voi avete un portoncino d'ingresso, ok? Nuovo, bello, luminoso, appena montato e prendete il vostro detersivo sgrassante, che non dico il nome ma tanto so già che in testa abbiamo lo stesso nome perché è super inflazionato, e con quello sgrassatore facciamo pss, pss, sappiamo già che lo facciamo oggi, lo facciamo fra un mese, lo facciamo fra 2, con un bel panno asciutto puliamo, ah che bello, e non si sciacqua. 2 cose: primo, tutte le volte che toccate quella porta con le mani prendete tutto quel tensiattivo e ve lo portate irreparabilmente sulla pelle, in giro, i bambini, chiunque tocca porta quel detersivo addosso perché non avete sciacquato e questa è una contaminazione. Questo è un modo per avvelenarsi pian pianino, quindi i detersivi vanno sempre sciacquati perché altrimenti li portiamo all'ingestione. 1. Seconda cosa, la superficie viene debilitata, diventa opaca, non è più luminosa perché quel detersivo negli anni, in quei punti in cui fate pss, pss, lì sarà l'alone, ci sarà negli anni perché va a portare via proprio la luminosità, ok? Quindi mi raccomando, non andate con i detersivi direttamente sulle superfici, né nuove né colorate con Magic Paint. Bacinellina, acqua tiepida, un po' di sapone dentro, meglio se un sapone biodegradabile che fa ancora meno male alla salute e all'ambiente, un goccino dentro, con una piccola bacinellina, spugnettina in microfibra, lavate, ma l'importante è asciugare e sciacquare ovviamente prima. Per finire, quello che mi sento di dire è: colorate le vostre cucine, io vorrei colorare quella del mare, sono stufo di vederla bianca. Colorate le vostre cucine, durano tanti anni. L'ultima accortezza, se posso dire, non prendete una pentola dal fuoco calda e mettetemela qua, non si fa, ma non si fa neanche su un top qualsiasi, neanche su un top non colorato si deve fare, mettete sempre un sottopentola e
usatela tranquillamente, perché a meno che non andate con un coltello ad incidere, questa cucina durerà veramente tanti anni, ok? Tanti anni. Tantissimo. Beh, siamo partiti dicendo che la cucina c'è ancora, loro due non stanno più insieme. Giusto. Qua secondo me invece se la godranno tanti anni. Tantissimi. Salutiamo? Sì. Salutiamo e se avete domande ovviamente scrivetele qua sotto, spero di essere stata abbastanza esaustiva. So che questa è una cucina normalissima ed è quello che noi volevamo proporvi oggi, quindi una cucina bella, solida, in legno, datata, che però può tornare a essere utile per tantissimi anni. Non vi abbiamo proposto il restyling di una cucina super enorme di 20 metri quadri, quelle le potete vedere già sul mio gruppo LMG Paint, perché ci sono un sacco di persone che colorano delle bellissime cucine, ma andate lì nella lente di ingrandimento, scrivete cucina e vedrete gli esempi di centinaia di cucine e fate domande a chi l'ha già fatte, così almeno avete subito le vostre risposte su durata e manutenzione. I prodotti utilizzati li trovate sul sito magicpaint.it e quindi potrete o acquistarli lì o andare da un bravo rivenditore che trovate ovviamente sullo stesso sito suddivisi per regione, ok? L'unico posto in cui non trovano Magic Paint è Amazon. Basta. Quindi su Amazon comprate altro, non Magic Paint, e la qualità non è questa. Io mi sono dimenticata di parlarvi della spallettina nera. Perché l'ho scelta? Perché lì iniziamo con un qualcosa di nero, poi c'è tutta la parte centrale vin brûlé e volevo rifinire con lo stesso tono, quindi Nuit Parisienne anche su parete. Vi posso assicurare che è uguale alla versione Paint. Lavabile, idrorepellente, quindi se cucinando qualche schizzo va qui, panno in microfibra umido, si passa e torna tutto pulito.